Nuova puntata insieme con Facciamo finta che anche quest'oggi avremo un ospite, cominciamo a dire un ospite oltreoceano e cominciamo subito a presentarlo Massimo Michele Guerrieri, perché un po' come usando un parallelismo come abbiamo fatto con altre tematiche, sul big tema del nuovo ordine mondiale, lui ha scritto una trilogia. Ma quello che ci colpisce di questa trilogia è che lui si sia basato molto sullo studio di alcuni autori e quindi d'oltreoceano, e quindi vediamo un pochettino come all'estero, come in Inghilterra, negli Stati Uniti, viene presentato e viene trattato questo argomento, e questa sua trilogia in realtà è un riassunto di tutti questi autori. E vado anche a citarne qualcuno come Maxwell, Collins, Stewart, Montgomery, Cooper e tanti altri. Insomma, andremo a vedere come nasce questa trilogia e soprattutto che cosa si dice di questo fantomatico nuovo ordine mondiale. E allora diamo il benvenuto a Massimo, come stai? Ciao, molto bene Gianluca, tutto bene, grazie. Prima di tutto io ci tengo a sottolineare anche la professionalità col quale intraprendi questa intervista, perché sei collegato direttamente da New York e quindi la qualità audio e video della tua connessione, senza portarmi sfortuna, ma devo dire che è ottima, quindi oltreoceano riusciamo a vederci e sentirci benissimo. Sì, queste cose funzionano abbastanza bene in America, dai. La famosa efficienza newyorkese. Allora, io ci tengo proprio a entrare subito nel vivo perché, insomma, il nuovo ordine mondiale, quest'oggi faremo finta e qui prima di entrare forse subito nel vivo della trasmissione, ci tengo a dire che come elemento comune anche nel nome di questa trasmissione, così come il nome di questa trasmissione è un omaggio, anche tu so che ti ispiri un sacco a Mauro Biglino, e quindi sottolineiamo subito questo elemento comune. Sì, beh, ho notato che il tuo titolo, il titolo del tuo canale, naturalmente è un'espressione tipica di Mauro Villino. E un'altra espressione tipica è di affrontare quello che leggiamo, si studia nella storia a mente aperta, no? Quindi a menteaperta.net è il mio sito e quindi abbiamo un'origine comune in un certo senso. Ciao Mauro, se vedi questa intervista ti saluto. Lo salutiamo senz'altro anche perché è la mentalità aperta che serve per poter parlare di questi argomenti senza urtare la sensibilità di nessuno e soprattutto senza dire assolutamente è così, perché sono poi progetti in divenire e non è detto che a un certo punto possano svoltare, cambiare colpi di scena, quindi noi non diciamo che sia così al 100%. Ci prepariamo all'eventualità che un giorno venisse dimostrato che è così, noi almeno lo avevamo quantomeno annunciato e non ci stupiremo troppo. Ecco, entriamo subito nel vivo perché subito sul tema e sulla parola nuovo ordine mondiale in realtà esiste da diversi decenni, e quindi partiamo subito che se ne parla molto ora, ma in realtà sono anni che lo si sente e poi in qualche intervista viene fuori. Ma da dove ha origine la parola nuovo ordine mondiale? Ma l'origine precisa, devo essere sincero, non lo so. Nel tempo, nei tempi recenti sono stati scritti dei libri, no? Negli anni, credo proprio tra le due guerre, da alcuni autori americani, direi, ce ne sono diversi, e quindi è nata lì, è nata un po' così, ecco. Poi sono stati scritti anche libri, stati chiamati da Eustace Mullins ordine mondiale, perché secondo lui c'è sempre stato questo ordine qui, non ha niente di nuovo, no? Cambia soltanto in relazione alle epoche e alle situazioni. E certamente però, come ho detto anche in altre interviste, questa qui non è una cosa proprio così nuova messa insieme negli ultimi 100 anni, è una cosa che viene da molto lontano. Difficile dire quando è partita, però veramente viene da molto lontano, non mi meraviglierebbe se avesse più di 1000 anni, ecco, secondo quello che ho capito io. Però come hai appena detto, non c'è certezza, quindi bisogna insomma prenderla sempre un po' così le cose.
Entriamo nel vivo anche perché è una trilogia, noi mentre parliamo magari vediamo anche la scelta dei colori di questa trilogia che si chiama Nuovo Ordine Mondiale in 3 volumi e quest'oggi faremo un po' un volo dall'alto per cercare poi di approfondire anche magari in seguito tutta una serie di tematiche che andremo a trattare. Una puntata sola non basta, ma quantomeno proviamo a fare un po' un panorama, a raccontare quello che c'è in questi 3 volumi e che cosa ti ha portato a scrivere questa trilogia. Bene, quello che mi ha portato a scrivere la trilogia è stato il fatto che a marzo dello scorso anno ci siamo trovati un pochino tutti a casa senza fare niente e quindi io ho fatto un po' mente locale e mi sono chiesto, beh, cosa posso fare? Ho chiamato il mio amico Baldo Croce di Telecroce, che naturalmente saluto e ringrazio, e così abbiamo iniziato questa serie, no? Questa serie di video parlando di documenti che io avevo da tempo salvato nel mio computer e tutti parliamo di articoli che sono stati appunto pubblicati con la trilogia per la prima volta in Italia, credo, a parte forse uno, completamente nuovi, che ho dovuto fare anche un certo lavoro perché sai, all'inizio siamo partiti un po' così, no? Per divertirsi anche un po', però cammin facendo mi sono accorto che poteva venire fuori un lavoro interessante e allora poi ci ho dovuto lavorare parecchio. Per fortuna avevo tempo e allora poi dalla prima serie siamo passati alla seconda, quindi marzo, aprile, maggio. A maggio abbiamo finito il primo volume con le 3 corone, che i primi 3 volumi sono un po' fondamentali, no? Secondo me, per capire anche un po' la mentalità, per capire anche un po' diciamo la società nella quale si vive. Poi dopo abbiamo trattato altri argomenti, abbiamo parlato un po' degli Illuminati, di come sono nati gli Illuminati, che chiaramente sono in relazione, no, a quella di cui si sta parlando, il nuovo ordine mondiale. E poi abbiamo parlato del movimento in America comunista, il movimento un po' sionista, le relazioni che ci sono state, insomma, anche a livello economico, finanziario tra la prima e la seconda guerra mondiale. Abbiamo detto delle cose un pochino diverse, appunto attingendo da questi autori che sono sconosciuti, quindi io, siccome cerco di dare sempre un taglio particolare a quello che faccio, mi sono concentrato più sulle cose diverse rispetto alle cose normali, insomma, che si leggono in tutti i libri di storia. Abbiamo chiuso il secondo volume con la famosa intervista di Aaron Russo, nel quale lui spiega appunto quello che secondo lui, secondo l'intervista, colloquio, diciamo amichevole che ebbe con Nick Rockefeller nel corso di questi anni e degli anni successivi, con quelli che sono gli obiettivi di questo movimento. E poi abbiamo chiuso diciamo, la serie, il volume 3, con altri articoli molto, molto particolari, insomma, no? Abbiamo parlato della regina d'Inghilterra, della sua sovranità, abbiamo parlato di Georgia Guyston. Naturalmente ho dovuto trattare l'argomento del Covid, che io ho chiamato DIVOC, 91 DIVOC, rovesciando il nome, e poi ho concluso la trilogia con forse l'argomento che mi è pesato di più, anche dal punto di vista psicologico, emozionale, non soltanto per la quantità di lavoro e di tempo che ci ho dovuto dedicare, che è il pentagramma segreto, che parla appunto di questa storia molto anche come posso dire, difficile da credere, veramente difficile da credere, che sarebbe in relazione a quanto è successo in Polonia durante la seconda guerra mondiale. Vi posso dire questo, ecco. Ecco, è interessante perché per capire la situazione attuale e se vogliamo trovare un rovescio positivo, un aspetto positivo del presente che stiamo vivendo, in realtà secondo me può capirlo, può tentare di capirlo chi da diversi anni si era già approcciato a una serie di discorsi, a una serie di studi, quando in tempi non sospetti i leader a livello mondiale, i leader a livello politico, i leader a livello religioso cominciavano a fare delle dichiarazioni che prese singolarmente avevano forse poco significato, ma viste poi tutte insieme, arrivando ai giorni nostri, in realtà
pare che un disegno ci fosse già da svariati anni, come abbiamo annunciato, e quindi l'aver studiato, come so che hai fatto anche tu per 10 anni, per 15 anni, queste tematiche, ha preparato un po' il terreno a cogliere degli elementi, elementi che poi anche qui con umiltà sicuramente non abbiamo la sfera di cristallo, forse verrà fuori qualcosa ma tra svariati decenni, per ora possiamo limitarci a provare a capire, a interpretare quello che sta accadendo e quindi partiamo proprio da qua, da questo disegno, no? Disegno che c'è da tanti anni e andando ancora più nello specifico in qualcosa che hai citato tu. Hai una domanda particolare o ti faccio una... Tu fammi una carrellata e poi io Sì, va bene. vedo Allora, se guarda, ho delle domande, guarda. ma cominciamo da 10-15 anni fa e poi vediamo se facciamo proprio i nomi, magari andiamo a vedere le dichiarazioni nello specifico di quello Ecco, che ecco, ora ha senso. parto dalle dichiarazioni perché sono sempre importanti. Intanto ricordo a coloro che mi vedono per la prima volta, che ascoltano per la prima volta, no, questo intervento, è che appunto, come dicevi te, il condizionale è d'obbligo, cioè io quello che praticamente propongo nel libro è quello che dicono loro, non è necessariamente l'idea mia, io mi sono limitato a riprodurre traducendo quello che loro hanno scritto, questi autori hanno scritto in diversi momenti, anche in diversi contesti storici diversi, perché si parla dell'Inghilterra, si parla dell'America, si parla dell'Australia, si parla anche della Germania, dell'Italia, quindi proprio... E io ho cercato di parlare meno possibile, di scrivere meno possibile. Cioè mi sono limitato a fare una premessa, perché naturalmente qualcosa devo scrivere, no? Nella premessa, perché ho iniziato, perché ho fatto sto lavoro. Ho presentato quello che hanno avuto da dire questi personaggi, che ricordo, voi non li conoscete, ma sono non autorevoli, autorevolissimi nel mondo anglosassone, li conoscono quasi tutti chi si occupa di queste cose. E poi ho concluso, ho fatto proprio le conclusioni, nelle quali appunto ho detto quello che secondo loro, non secondo me, secondo loro deve avvenire. È tutto documentato con link, con tutto, trovate tutto nel libro, soprattutto nella forma digitale che potete scaricare per 3 euro, era gratis fino alla scorsa settimana. Ora per 3 euro voi potete scaricare la trilogia completa nel formato ebook, questo è il volume 1. Ecco, quindi io lo faccio questa cosa qui con grande piacere perché mi dà la possibilità e dà la possibilità a molti ragazzi, soprattutto giovani, di leggere, di approfondire, di ragionare su queste cose. Come dicevi te, per esempio, nel capitolo 3 si leggono almeno 20-25 dichiarazioni in cui politici autorevolissimi parlano tranquillamente del nuovo ordine mondiale. Cioè, lo citano, ma tutti si parla diciamo, cattolici, protestanti, personaggi appartenenti al mondo musulmano, buddisti, cioè tutti coloro apparentemente, diciamo questo, che apparentemente tutti coloro che hanno rivestito ruoli importanti nel corso di questi, diciamo, 70-80 anni, no? Dopo la fine della seconda guerra mondiale, diciamo così, erano a conoscenza, sono stati a conoscenza e sono a conoscenza di questo piano. E soltanto loro, quando sono in particolari condizioni, sono, tra virgolette, autorizzata a menzionarlo proprio come nuovo ordine mondiale. Se voi notate, i politici normali, molti di loro ovviamente ne sono a conoscenza, ma non lo pronunciano mai. E anche qui ce ne sarebbe da dire. Poi, come abbiamo trattato l'argomento anche in chiave simbolica, molti appartenenti al jet set internazionale, attori, cantanti soprattutto, qualcuno si fregia un po' di simbologismi, di simboli, di tematiche che qualcuno magari realmente ha a che fare con queste cose, per altri non so il tuo pensiero, ma per altri mi sembra semplicemente una moda, un andare a Sì, imitare quelli forti senza sapere cosa stanno facendo. certamente.
certamente. Certamente, sostanzialmente possiamo distinguere due gruppi, quelli che sono, che fanno, che partecipano a grandi eventi, no? Pensa alle Olimpiadi di Londra, eh? Olimpiadi di Londra era ricchissima, è stata ricchissima, no? Di simbologia, famosa. E poi invece magari quelli che un po' ci marciano, fanno finta, quelli che fanno finta. Che? Quelle a cui piacerebbe, un vorrei ma non posso, Ecco, ecco, però insieme sì, alla cerimonia a livello olimpico ci aggiungo anche cerimonie per nuovi presidenti, ecco, mettiamole anche lì, sono quelli i sì, sì. palcoscenici in cui chi realmente può far parte di determinate elite, può sfoggiare, può fare il suo lavoro di comunicatore e testimonial. Ma prima abbiamo citato George Gadsden, che anche lì in realtà, sempre facendo finta, ma pare che questo nuovo ordine mondiale possa essere poi la risposta a una drastica diminuzione della popolazione mondiale. Quindi voglio affrontare con te qualcosa che hai detto, così lo andiamo anche a spiegare in che cosa sono, dove sono e soprattutto il mistero che le avvolge. Allora, nella trilogia io tratto praticamente l'argomento in maniera, diciamo, un po' più completa nel volume 3, no? Nel capitolo settimo del volume 3, però lo parlo anche, per esempio, lo trattiamo anche velocemente nel capitolo 1, quando il Dottor Day, faccio presente che il Dottor Day è il capitolo 1, non a caso è il capitolo 1, è quello che secondo me è proprio fondamentale, no? Per cominciare a porsi certe domande. E lui nel 1960-65, quando rilasciò questa intervista che doveva rimanere ovviamente segreta, no? Era un incontro tra, diciamo, tipo un simposio, no? Un piccolo meeting a livello scientifico. Lui, siccome era un eugenista, cioè era uno proprio specializzato in questa scienza, perché poi comunque è una scienza, e lui cominciò a parlare e a dire tante cose della società, come sarebbe cambiata, un po' in tutti i settori. Poi naturalmente parlò anche del problema della sovrappopolazione. E lui disse chiaro, disse, il mondo che ci aspetta sarà come una giungla, lui dice testuali parole, in cui soltanto il più forte e il più intelligente sopravviverà. Per gli altri purtroppo non ci sarà spazio. Quindi il monumento che è stato poi realizzato nel 1980 a Gayston, in Georgia, è un po', diciamo, la rappresentazione di questa idea, di questa filosofia, di questo approccio, per cui è proprio stato, capite, è proprio scolpito sulla pietra, no? Cioè non ci può essere una cosa più chiara, più definita, come dire, non è che te lo scrivo su un documento, su un libro, io te lo scolpisco sulla pietra e te lo metto al primo posto, primo punto c'è quello. Quindi tutto il resto naturalmente si lascia delle interpretazioni, no? Dei punti di vista. Ora, la cosa buffa è questa, che nella ehm, stravaganza, direi quasi, no? Nell'assurdità di questa prima frase che abbiamo appena letto, però c'è un testo che se te invece lo leggi con tranquillità, ti dice delle cose estremamente condivisibili. Cioè, questi gruppi, in un certo senso, sembra che giochino proprio sugli estremi, capito? Questa è una cosa ricorrente, che poi forse è il concetto della dualità, è quello che esprime il contrasto, no? Degli opposti, quindi bianco e nero, alto, basso, sole, luna, cioè cose di questo tipo, che si ritorna al discorso che dicevi te e all'aspetto simbolico che nel loro mondo, nel mondo iniziatico, io ci metto tutti nel mondo iniziatico, è decisamente più importante delle parole o delle cose che si scrivono. Ecco, fra l'altro è interessante proprio il mondo iniziatico, dopo magari andremo a vedere qualcosa, ma queste pietre, in realtà oltre l'enorme costo che le ha generate, in realtà voler portare su pietra, incisione su pietra, è proprio per farle durare nel tempo come
un facile parallelismo, e le grandi megastrutture che sono giunte fino a noi nei millenni. E quindi le chiavi di lettura potrebbe essere dei consigli di una nuova umanità che si trova reduce di un grande cataclisma, come in qualche puntata nostra passata abbiamo un po' così ipotizzato, oppure, peggio ancora forse, potrebbe essere la conseguenza di un'azione mirata, e quindi di un qualcuno che interagisce e fa delle mosse sulla scacchiera dell'umanità per ridurre scientemente, scientificamente, la popolazione mondiale. Tu che idea ti sei fatto? Ma io mi sono fatto l'idea che la seconda ipotesi in questo momento, in questo caso, è la più probabile. Cioè, qui non si parla di, non si ipotizzano cataclismi naturali che possono poi riordinare tutto e portare a una nuova società, a un nuovo ordine mondiale. No, no, questo qui è un piano, un progetto che viene portato avanti con estrema determinazione e direi quasi sfrontatezza, cioè senza curarsi di niente e di nessuno, è come un fiume in piena, che tutto quello che incontra porta con sé. Ecco, so Di dire lì così. la programmazione, quindi vado pensando all'agenda sul clima, l'agenda sui nuovi modi, la famosa transizione, quindi arrivare a quella che le nuove energie, insomma, è tutto ben pianificato, e la pianificazione va avanti cioè, per oltre 10 anni a quelli che stiamo vivendo oggi, e quindi quello che stiamo vivendo in realtà, se uno va leggendo queste ipotesi, non siamo neanche all'inizio di quello che è stato Sì, pianificato. sì, sì, esatto, siamo al prologo. Siamo al prologo, quell'operazione di vaccinizzazione, da vaccinare tutti sostanzialmente, che io ho risoprannominato stracchinizzazione, è il primo processo di questo grande piano. Ecco, poi ne seguiranno altri, probabilmente dopo questa fase ci sarà forse, credo, la fase dell'intervento del 5G, che ricordo è stato attivato, ma non è stato, secondo anche gli esperti, attivato al 100% ancora. Dopodiché ci sarà la crisi finanziaria, che sarà ovviamente funzionale al progetto stesso. Io ipotizzo anche una terza guerra mondiale che probabilmente investirà il Medio Oriente, e tutto questo processo qui che avrà una prima fase che arriverà fino al 2025, anno in cui loro in una certa maniera si dovrebbero manifestare, eh? E continuerà probabilmente ancora dopo fino al 2030. Potrebbe essere, vi dico una data, anche il 2034, che è una data molto particolare, però non vi voglio dire altro perché comunque durerà purtroppo per un lungo periodo. Ecco, Sì, qui secondo me è d'obbligo andare a spiegare, per far capire, per non essere etichettati come coloro che vedono persone malvagie che fanno cose. In realtà va visto, secondo me, poi mi dirai la tua opinione, come un'enorme scacchiera dove non ci sono buoni o cattivi, ognuno persegue i propri scopi, e spesso ai piani alti in realtà è il profitto economico, è la ricchezza, il potere che vanno cercando a tutti i costi, ad ogni costo, soprattutto e tutti. E quindi, più che persone malvagie da sole che vanno a cercare di complottare, io vedo organismi molto più complessi, organizzazioni molto eh, complessi, che magari perseguono un unico scopo, che però, guarda caso, insieme agli altri poi porta a quello che stiamo vivendo. Ma è anche difficile da interpretare, perché spesso la realtà è molto più stratificata di quello che si pensa, e molti nomi che ricorrono spesso, in realtà penso che in un'ipotetica piramide stiano anche abbastanza in basso, e ben sì, sopra in sì. realtà non abbiamo idea di chi ci sia. No,
Perfettamente, hai perfettamente colto nel segno, non c'è nessuna possibilità di ipotizzare nomi, tutti i nomi, io lo dico per gli amici che ci seguono, tutti i nomi che vedete di banchieri su internet, di questi, sì, naturalmente loro fanno i propri interessi, però vi posso assicurare che non sono loro in cima alla piramide, non ci sono assolutamente loro. Loro hanno una posizione naturalmente consolidata nel corso degli anni, di grande importanza, di grande prestigio, però posso dirvi che coloro che poi definiscono le nostre cose non lo fanno per soldi. Loro hanno questo piano in testa e lo fanno proprio dal punto di vista esoterico, dal punto è una sorta di ritualità, è una sorta di mentalità. Ecco, non ha niente, quasi niente a che fare col business. Il business è invece molto importante, come dicevi, a livelli più bassi, e allora credo di aver capito, che per non litigare troppo, e si finisce sempre per litigare, no? Come si fa affari, si sono un po' divisi, diciamo, i settori, per cui uno, insomma, appartiene a un certo gruppo, si occupa di quello, quell'altro che appartiene all'altro gruppo si occupa, ecco, e poi loro si mettono d'accordo in un certo senso e cercano di litigare il meno possibile. Loro sì, loro vogliono fare soldi. Ecco, fra l'altro, sempre facendo finta, però voglio dare un elemento in più perché tu prima hai citato 2025 e mi torna alla memoria, perché adesso magari parlare di diminuzione mondiale è facile, visto che secondo i mainstream viene raccontato un certo scenario, ma in realtà mi è stato fatto notare che un sito, che poi magari adesso non voglio mettere in crisi la mia regia, ma magari a chi poi ci scriverà lo metteremo come commento, un sito americano di armi, che tratta armi, che nel 2017 ipotizzava scenari mondiali fino al 2025 con il numero di popolazioni per ogni stato. Ecco, nel 2017 probabilmente era più difficile ipotizzare quanto poi si evincerà dai vari grafici, perché arrivando al 2025 la popolazione è più che ridotta della metà e va nello specifico, e secondo questi grafici, la prima volta che li ho guardati, adesso io li ho guardati con occhio critico, quindi nel senso mi sono limitato a capire anche le zone, una forte diminuzione del numero della popolazione accadeva proprio in centro all'Europa, che di solito è un po' negli Stati Uniti e in centro all'Europa, e quindi lì potrebbe, secondo questi scenari, accadere qualcosa. E arrivo poi subito a cannone, infatti sì, ce lo abbiamo il sito, ma magari poi lo andremo, si occupa di armamenti, ecco qua, quindi poi magari è una curiosità in più, però guarda caso poi le date che ricorrono sono effettivamente quelle, quindi sarà un caso, non lo sappiamo. Ecco, ma andiamo subito a bomba, perché mi collego subito a quello che tu chiami il piano B. Spesso nel corso degli anni, studiando, accadendo alcuni scenari, o chi mi ha detto amici all'estero, e da oggi posso dire di averne uno in più perché adesso avrò anche te, e tutti mi dicono: Gianlu, in Italia, occhio, se le cose si mettono male, sappi che qua da noi, e il qua da noi è stato Australia, Svizzera, tu chiamami, Emirati Arabi, Dubai, ci penso io. Ecco, io però, proprio come sul Titanic, deciderei di rimanere a suonare fino all'ultimo, ma il piano B che proponi tu è ben diverso, quindi stiamo vedendo uno scenario ipotizzabile, tu ci racconterai il perché, di uno Stato che la gente non pensa come probabile chance di salvezza. Sì, questo naturalmente è una ricerca che io mi sono deciso di fare per me stesso, no? Perché io ho detto, ma se qui dovesse precipitare la situazione, io sono contro i tamponi, sono contro naturalmente i vaccini, sono contro tutte queste cose qui, perché io ho scritto un libro, ho scritto 3 libri, no, su queste cose, un po' più, un po' meno, se non ho capito io, vuol dire che proprio allora sono un rintronato. Io ho capito ormai da tempo quello che stava avvenendo, purtroppo. Quindi io mi sono messo lì, ho fatto un paio di chiamate, ho fatto le mie ricerche, ho fatto le mie considerazioni e è venuto fuori che, come dicevi te, tutto il mondo occidentale
anche se in maniera diversa, il mondo orientale, no? Inclusa anche la Cina, ovviamente, la Russia, il Sud America, sono un pochino tutte sotto questa cappa del nuovo ordine mondiale. Quindi in ogni paese sostanzialmente si porta avanti questo progetto, un po' più, un po' meno. Ecco, l'unico continente nel quale per tutta una serie di ragioni che se si legge il libro, la trilogia si capiscono bene, no? Loro hanno bisogno di tre cose: dei computer, della tecnologia dei computer, dei mass media, delle televisioni, e hanno bisogno, diciamo, di un certo controllo nelle infrastrutture sanitarie, ovviamente. Senza queste tre pilastri, no? Loro non possono portare avanti niente, ecco, perché magari ce n'hanno uno, ma praticamente non riescono a portare avanti niente. Allora, succede che la conclusione è stata che l'unico continente che effettivamente, strategicamente parlando, non è molto importante è l'Africa, lo sappiamo. In Africa c'è una nazione importante che si chiama Tanzania, che è stata dichiarata ormai, credo, all'inizio, quando è partita la pandemia, dopo pochi mesi è stata dichiarata Covid free, cioè il governo, il presidente Tabi, ha detto non ci sono casi sufficienti nel nostro paese per giustificare una pandemia, cioè per giustificare tutta questa serie di interventi che stanno facendo. Hanno rifiutato più volte i tamponi, hanno rifiutato i vaccini. Se si va lì la vita è normalissima, come ce l'avevamo noi lo scorso anno. Ecco, quindi abbiamo da un lato abbiamo uno scenario nei nostri paesi nei quali dovremo tenere la mascherina, dovremo fare il tampone, dovremo fare il passaporto vaccinale, perché non potremo nemmeno prendere un pullman, nemmeno prendere un pullman. E queste vaccinazioni qui, per loro stessa missione, continueranno. Cioè non è solo adesso la vaccinazione contro il Covid, le vaccinazioni continueranno, perché ci saranno nuovi virus, ci saranno ricadute, ci saranno di nuovo i flussi, no? Del virus che va su e giù. Quindi soprattutto nel periodo autunnale, periodo di crisi, sicuramente ci sarà una ricaduta. Quindi io cosa ho fatto? Ho fatto queste ricerche, ho concluso la ricerca, ma l'ho conclusa per me. Poi mi è capitato di fare l'intervento con Morisan, e le persone hanno cominciato a chiamarmi, a contattarmi, a sentire: Massimo, allora dimmi un po' questa cosa qui della Tanzania, mi incuriosisce una cosa e quell'altra. E allora mi sono messo lì con un po' di pazienza, ma anche, devo dire, con molta fortuna, e in pochi giorni ho messo insieme un piano di emergenza che potrebbe funzionare, direi bene. Sta già funzionando in un certo senso, perché ho già avuto molte adesioni. Il piano ufficialmente è ancora in elaborazione, però diciamo che col 1° marzo, metà marzo, sicuramente possiamo sicuramente partire. Io voglio mettere insieme un gruppo, diciamo, da 6 a 12 famiglie, in cui ci sono professionisti, imprenditori, gente che veramente vuol cambiare pagina, no? Voltare pagina, perché purtroppo dobbiamo renderci conto che non è tecnicamente possibile creare ricchezza in questa situazione. Bisogna essere obiettivi. Già era difficile prima. Io non sono venuto in America perché mi faceva piacere venire in America, e sto anche bene in Italia con la mia attività, però già mi ero reso conto che c'erano certe cose che io non le potevo fare. Capito? Io non le potevo fare, io ho certi principi e certe cose non le faccio. Ecco, questo è già un limite se te vuoi fare l'imprenditore. Ora, intendiamoci, non è che qua in America sia un paradiso e sia tutto diverso e allora qui va tutto bene, perché effettivamente un po' i sistemi ormai un po' sono gli stessi, diciamo così. Poi abbiamo avuto momenti abbastanza difficili per l'11 settembre, eccetera, eccetera. Però diciamo che io queste cose le avevo già notate alla fine degli anni Ottanta, no? Cioè, era abbastanza evidente che l'Italia era sotto pressione, che c'era una situazione politica naturalmente che non favoriva chi voleva fare business, eccetera, eccetera. Ritornando al piano B, il piano B è, credo di poter dire con una relativa sicurezza, l'unico paese, quindi la Tanzania, piano B, è l'unico paese che ti dà un'aspettativa di vita decente. Ora, intendiamoci, siamo sempre in Africa, però la capitale è una città di 8 milioni di persone in cui c'è tutto.
ci sono supermercati, ci sono posti che ti vendono tecnologia, c'è qualsiasi cosa di cui tu hai bisogno, naturalmente la trovi. Non è carissima, non è ancora carissima, però evidentemente poi per decidere di spostarsi, io lo dico soprattutto per i ragazzi giovani, no? Che non hanno magari grandi possibilità economiche, quando si sposta bisogna sempre avere qualche soldo in tasca, ecco, non è che si può partire e andare alla fortuna, magari come si faceva 30-40 anni fa, no? Bisogna avere qualche soldo in tasca. Tutti coloro che sono interessati mi possono sicuramente contattare. Una chiacchieratina veloce, no? Uno scambio di mail lo faccio volentieri. Se poi invece sono decisi, io sto ancora cercando 2 o 3 imprenditori che possono portare anche valore, no, al progetto stesso, che si vogliono mettere in gioco, vogliono aprire un'attività in Tanzania, io naturalmente mi appoggio a degli avvocati, ho già messo insieme un certo team di lavoro, cioè non è che proprio si va là così, no? Ecco, e mi possono certamente contattare se vogliono, se sono proprio già decisi e vogliono ricevere il prospetto con tutte le informazioni, vanno sul sito ammenteaperta.net, cliccano su consulenza online e lì trovano le informazioni per accedere al piano B. Mi contattano, iniziamo naturalmente a fare insomma un discorso un pochino più dettagliato e gli spiego tutto. Ecco, funziona in Ecco. 2 parole, funziona così. Sicuramente è un'ipotesi. Io avevo sentito di ingenti finanziamenti e investimenti da parte dei cinesi in una nuova colonizzazione verso l'Africa. La mia domanda, un po' da avvocato del diavolo, che faccio quando mi viene proposto, quando mi vengono proposti questi territori, è come potersi fidare della stabilità politica di questi paesi. E quindi in cosa contraddistingue la Tanzania da un facile colpo di Stato? Abbiamo visto altri leader di altri paesi africani che erano partiti con delle giuste dichiarazioni, ma che poi hanno fatto anche magari una brutta fine. Quindi, insomma, cosa Sì. contraddistingue la Tanzania da questi altri Sì, stati? sì, sì, hai fatto bene a sollevare questo punto che è fondamentale, no? Fondamentale. Allora, la Tanzania ha una storia un po' particolare. La Tanzania non è il tipico stato africano nel quale le tribù si sono sempre mezze scannate, come è successo, no, nel corso degli anni in Africa. Hanno avuto dei problemi, però non sono mai stati così gravissimi da creare queste guerre perenne, continue, no. Allora poi quando si è costituita la Tanzania come Tanzania Unita, sono state raggruppate tutte queste tribù, sai, tutte queste zone, e sono state in un certo senso probabilmente ispirate da angeli piuttosto che da demoni, te la dico così. Ed in un certo senso ha funzionato perché questo gli ha permesso di avere una stabilità sufficiente da far sì che poi i cinesi ci hanno visto l'opportunità per investirci. Naturalmente, quando arrivano poi i soldi da loro, sono tutti più tranquilli perché arrivano nuovi finanziamenti, si possono fare tante cose e quindi a livello politico sono tutti un pochino più, capito, stabili, tranquilli, non ci sono governi che entrano e escono perché comunque non dimentichiamoci che la Tanzania in teoria sarebbe un paese comunista, eh? E io ti faccio questa considerazione. Quindi, paese comunista, ovviamente quindi con un occhio particolare verso est, no? Piuttosto che verso ovest, però nel quale non ci sono imposizioni, no? Di nessun tipo, non ci sono mascherine e ascolta bene, non c'è nessuna imposizione per le vaccinazioni, nemmeno per i neonati. Cioè i neonati vengono vaccinati se i genitori decidono che debbono essere vaccinati, se no il governo non ti obbliga a fare assolutamente niente. Insomma, è un po' un mondo alla rovescia in un certo senso, è veramente difficile capire chi è di destra, chi è di sinistra, chi è nel giusto e chi è nel torto, no? Ecco, di sicuro avere qualcuno, un'organizzazione può dare possibilità di successo in più ovunque si decida di andare, perché
quello che contraddistingue determinate persone o determinate associazioni è proprio la fortuna di fare rete, fare squadra, e quindi personalmente amici che hanno rapporti in associazioni molto famose sanno che ovunque vanno nel mondo si possono rivolgere ai fratelli di quella determinata città e si aiutano e trovano comunque un aiuto, e quindi è un po' quello che secondo me manca in una società individualista. Poi critico le stesse associazioni per tutta un'altra serie di motivi, però in questo caso per chi decidesse di prendere in considerazione la Tanzania almeno si ha qualcuno a cui rivolgersi e un gruppo di persone con cui intraprendere un'avventura. Anche perché veniamo a noi con il terzo punto, e poi oggi stiamo facendo questo volo, questa panoramica dall'alto, ma poi spero di riaverti anche con noi per entrare più nello specifico, così magari qualcuno che ci sta seguendo può avere più indicazioni. L'altro grande elemento che hai accennato è l'instabilità economica, quindi l'instabilità delle borse, la facilità con cui gli investimenti vengono fatti, e spesso il piccolo medio investitore arriva sempre troppo tardi e magari qualcosa si è già mosso, ma come al solito le persone cosiddette normali sono gli ultimi ad accorgersene. Tu fai un'ipotesi di quello che accadrà con le borse? Sì, io sono stato costretto, no, a parlare di queste cose qui che sono collegate al discorso dell'oro, no? Dell'oro che ho trattato ormai già, insomma, già un po' che parlo nei miei video. Allora, facendo sta ricerca, io ho dovuto approfondire il discorso dell'oro, detto in due parole, perché io ho detto, io mi prendo la responsabilità di portare queste famiglie, no? Questi gruppi di persone con me. Ma se poi succede qualche cosa, questi vengono a cercare me, siamo tutti nei guai. Io non mi posso prendere la responsabilità, no? Dal punto di vista anche economico, insomma, di fare una cosa così. E allora ho trovato un istituto che vende oro. Allora, coloro che partecipano praticamente al programma, io chiedo loro di comprare dell'oro a seconda del numero familiare, proprio anche come investimento in relazione a quello che hai appena detto te. Cioè, io non ho niente a che fare con questo oro sostanzialmente, gli do delle informazioni molto generiche per coloro che mi contattano sull'oro, poi li metto in contatto con l'agente dell'Auvesta, che è questo istituto tedesco, che parla italianissimo, e lui naturalmente, se uno vuole fare investimento in oro, è disponibile a dare tutte le informazioni. Perché sono arrivato all'oro? Sono arrivato all'oro perché avevo bisogno della garanzia, ma anche perché mi ero reso conto che se purtroppo a Wall Street, a New York, ma anche nelle altre, naturalmente, nelle altre città dove si fa finanza, si è purtroppo ricreata l'ennesima bolla finanziaria. Avevano promesso che dopo il 2008 non l'avrebbero più fatto. Hanno cambiato le regole, ma la bolla finanziaria ogni 10-12 anni purtroppo evidentemente direi quasi è fisiologica in questi settori, e si è ricreata di nuovo. L'indice è andato a oltre 31.000 punti anche durante l'ultimo periodo di Trump. Quindi queste cose sono completamente indipendenti in un certo senso anche dal presidente. E io mi sono chiesto, ma com'è possibile? No, l'economia, siamo tutti a casa, non fa niente, l'economia fa fatica, le aziende chiudono, e invece Wall Street va così in alto. Doveva essere un trend completamente diverso. E io me ne sono reso conto, ho parlato anche con un amico che lavora a Wall Street, e lui non era imbarazzato, no? Di fronte a queste cose qui, perché non ci pensano nemmeno loro a questa cosa. Quando sei molto dentro, no, le cose, è l'opposto della mente aperta, no? Quando molto dentro le cose non le vedi nemmeno più, hai bisogno di qualcuno magari che poi ti dà una mano per capirle. E noi abbiamo fatto una bella chiacchierata, anche lui mi ha detto guarda, per il momento è tutto tranquillo, però insomma alla fine della discussione anche lui ha dovuto ammettere che c'è qualcosa di anomalo. Quindi io non lo so quello che succederà a breve termine, però non credo che sia possibile, sostenibile dal punto di vista dei fondamentali finanziari, tenere una situazione così anomala per mesi, mesi o anni. Secondo me ci sarà l'ennesima crisi o prima dell'estate o subito dopo, nell'autunno, sai, quello è il periodo, sarei a fine anno, no? Si comincia a vedere le chiusure, il trend, si cominciano, no, a tirare le conclusioni dell'anno. Io non lo so che conclusioni tireranno, ma per me quando capiterà sarà un botto tremendo, Gianluca, perché vedi dov'è, su in alto,
l'economia è quella che è, e quindi se dovesse poi i consumatori dovessero cominciare a vendere, perdere fiducia, poi succede quello che è successo tutte le altre volte, e nel giro di poche ore è facile perdere il 50% del potere di acquisto. Ora devi considerare, come dicevi te, che tante persone hanno messo i propri risparmi di anni e anni e anni nella borsa, no? L'hanno messo nell'immobile, nel Bitcoin, ma su queste cose sono tutte collegate. Sono tutte collegate. L'unica cosa che preserva veramente il capitale in queste situazioni in cui non c'è stabilità del mercato, può capitare di tutto, è l'oro, perché l'oro da oltre 6.000 anni è l'unica vera moneta, la moneta dei ricchi. È la moneta del Vaticano, è la moneta dei Gesuiti, è la moneta di riserva naturalmente dei banchieri, e non a caso è stata per tanti anni anche la moneta di riserva delle nazioni. No, non a caso. E non a caso il dollaro fino al 71-76, quando è stata la data, è stata garantita dall'oro. E non è a caso che il governo cinese voglia assolutamente reintrodurre l'oro a garanzia, perché sanno bene che fino adesso è tutta carta, è tutta una finanza che si regge sulla fiducia di accettare il pezzo di carta che ti danno, però non è garantita da niente. L'oro e i metalli preziosi è l'unica soluzione in questi casi, non ce ne sono altre. Poi il bello di questo istituto qui è che te compri un certo quantitativo d'oro, no? Puoi iniziare a comprare anche 5.000 euro, puoi comprare 20.000 euro, può comprare anche 100.000 euro. Naturalmente, oltre una certa cifra, il conto è completamente gratis, ovviamente, no? Non c'è agio, nel senso che non si paga niente. E poi dopo, se hai bisogno, te ti vendi 1.000 euro di oro, te li mandano, capito? Te li mettono subito sul conto corrente, li usi, fai le tue spesette, non hai niente da temere. E beh, vorrei che la gente capisse il concetto, che in Ecco. questo momento è l'unica cosa che può garantirvi il patrimonio. E concludo, chiamate subito il vostro consulente finanziario, fateli vedere il grafico, non so se lo puoi mostrare dopo nel montaggio, il grafico, c'è sicuramente qualcosa di anomalo, parlateci, chiedete spiegazioni, e se non vi convince fate le vostre scelte, no? Cioè io lavoro un po' come consulente, non vi devo vendere niente, però effettivamente dovete anche considerare che il consulente finanziario guadagna quando vi vende, ma guadagna anche cioè quando comprate, ma anche quando vendete. Quindi un consulente finanziario onesto dovrebbe dirvi: va bene, guarda, non vuoi prendere questo rischio, sono d'accordo con te, vediamo il 50% di tutte quelle azioni che sono lì, ristagnano, ma che sicuramente non potranno darci niente di più di quello che ci hanno già dato. Magari teniamo le farmaceutiche, magari teniamo quelle militari, teniamo queste qui che sono sempre un po' privilegiate perché sono connesse al nuovo ordine mondiale, no? È evidente, chiaro, no? Ecco, e vendiamo quelle altre 50% e compriamo oro, argento, metalli preziosi. Fate mandare a casa 5.000 euro di monetine in argento, 30 euro l'una, e se c'è una necessità, un'emergenza, non si sa mai nella vita, almeno comprate il pane, potete, senza perdere niente del vostro potere di acquisto, perché nel corso, direi, dei secoli, l'oro ha sempre mantenuto il potere di acquisto, indipendentemente da quello che succede. Ci può Ecco. essere anche la terza guerra mondiale, ci può essere un'inflazione al 1000 per cento, 1000, insomma, di 1.000 volte, come è successo in Germania. Sono cose che sono già successe in Germania, non è che. E il vostro potere dell'oro rimarrà di metalli preziosi e rimarrà intatto. Che è un po' la spiegazione del come mai spesso prima di una crisi si diffondano così a macchia d'olio i compro-oro. Ci tengo anche così in chiusura, visto che siamo in chiusura, poi magari approfondiremo sicuramente sia con te che in altre puntate. Ho studiato molto, essendo io molto curioso e ambizioso, l'andamento delle borse, quindi lo scommettere sui grafici, i rapidi prestiti, i future. Ho provato a fare quella vita insieme a
a un amico che lo faceva di lavoro per un po' ed è veramente troppo stressante. Ho trovato un sacco di analogie con i giocatori incalliti di roulette, perché anche loro studiano il grafico e giocano a favore di una serie o contro, insomma ci sono un sacco di analogie. E l'analogia più grande è che probabilmente per giocare in borsa così bisogna essere veramente potenti e forse anche in quel caso non si è mai del tutto sicuri. Prima hai citato le case farmaceutiche, io non ci scommetterei sopra perché chissà che magari un domani possa Neanch'io. invertire un trend, un, un lato negativo di un farmaco viene noto e chi ha investito in quella casa farmaceutica fa un bagno di sangue anche lì. Quindi siamo veramente in conclusioni, però io intanto ti ringrazio un sacco per essere stato insieme a noi anche per il fuso orario. Di niente, ci mancherebbe. Ho spostato il pranzo di un'ora, niente più. Ecco, e poi ovviamente a tutti coloro che seguono le nostre puntate, rimando anche alle puntate precedenti, c'è sempre un filo conduttore unico, abbiamo aperto un sacco di parentesi e poi scriveteci anche nei commenti perché potrebbe essere anche occasione per tornare a risentirci, entrare più nello specifico e dare risposta a quelli che sono le vostre domande, i vostri dubbi, anche come commento di questa nostra intervista, oltre al fatto che abbiamo ricordato più volte che possono scrivere direttamente a te. Sì, ecco, se ho proprio 30 secondi per ricordare che la trilogia nel formato ebook è scaricabile per 3 euro, mi prendo un sacco di lavoro a farlo, beh, non vale neanche la pena, però io voglio incoraggiare il più possibile le persone a leggere, no? In questo caso, dal sito mentaperta.net si collegano e naturalmente cliccano sulla sinistra, lo vedono, no? C'è l'immagine del libro e seguono tutta la procedura, lo scaricano, poi io gli mando il link. Poi io naturalmente sto lavorando molto sul piano B, mi possono collegare al piano B e poi io faccio anche un po' di consulenza. Io, cioè, grazie al libro, mi occupo di traduzioni, faccio un po' di diverse cose. Ecco, tutti coloro che magari hanno già iniziato a leggere il libro e vogliono fare un lavoro di approfondimento, ecco, e questo è proprio l'obiettivo del libro, no? È quello di utilizzare una base di lavoro su cui poi creare altra ricerca, fare altre cose. Mi possono sicuramente contattare, facciamo una chiacchierata. Grazie per essere stato insieme a noi, appuntamento su tutti i social possibili, immaginabili di Facciamo Finta Che, Instagram, Facebook, YouTube, Telegram, Rumble, chi più ne ha più ne metta, appuntamento alla prossima puntata insieme e andiamo in sigla. Grazie per essere stati con noi. Ciao, grazie Gianluca, saluto a tutti.